Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. In un video precedente abbiamo visto come utilizzare i display alfanumerici da 2 righe per 16 colonne tramite una connessione di tipo parallelo, metodo che richiedeva un gran numero di collegamenti. Oggi vi mostrerò che è possibile gestire questi display in una maniera dal punto di vista circuitale molto più semplice. Andiamo a vedere come. Come abbiamo visto nel video precedente, l'utilizzo di questi display è abbastanza semplice dal punto di vista software, utilizzando l'apposita libreria disponibile per Arduino. L'aspetto più complicato è quello che riguarda i collegamenti, dal momento che per il funzionamento sono necessarie almeno 10 linee, o anche di più se il display è retroilluminato o se vogliamo utilizzare il trasferimento completo a 8 bit. Fortunatamente da un po' di tempo sono disponibili dei moduli che permettono di pilotare questi display attraverso un'interfaccia di tipo I2C, che utilizza solamente 4 connessioni, 2 per l'alimentazione e 2 per i dati. Il principio alla base del funzionamento è la conversione da seriale a parallelo. In pratica i segnali di controllo vengono inviati tutti sulla stessa linea, un bit alla volta. Il circuito si occupa poi di smistare questi segnali ai singoli terminali. Oltre alle linee dati, il circuito dispone anche già di un potenziometro per la regolazione del contrasto e anche di un driver per la retroilluminazione. I moduli hanno una fila di piedini che corrispondono a quelli presenti sui display. Possono quindi essere montati e saldati direttamente sul dorso degli stessi. In commercio potete trovare sia i moduli venduti separatamente che dei display col modulo già installato, che risultano quindi pronti all'uso. Oltre alla semplificazione dei collegamenti, questi moduli hanno anche il vantaggio di permettere l'utilizzo di più display contemporaneamente, dal momento che a ciascuno di essi può essere assegnato un indirizzo specifico. In un prossimo video magari vedremo come ottenere questo risultato. Vediamo adesso i collegamenti necessari per il funzionamento. Per prima cosa il display va alimentato. Occorre quindi collegare le linee GND e VCC del modulo ai terminali GND e 5V dell'Arduino. Il piedino SDA, ovvero la linea dati, va collegata al piedino A4 dell'Arduino. E il piedino SCL, ovvero la linea di clock, va invece collegata al piedino A5. Come vedete quindi in questo caso i collegamenti sono semplicissimi. Passiamo quindi alla parte relativa al software. Come ho detto prima, i moduli che stiamo utilizzando possono avere diversi indirizzi. Prima di procedere occorre quindi conoscere l'indirizzo specifico di quello che stiamo utilizzando. Nel menu File Esempi, alla voce Wire dovreste trovare il file I2C Scanner. Dopo aver collegato il display all'Arduino, dovete caricare questo sketch. Utilizzando lo strumento Monitor seriale, poi verrà visualizzato l'indirizzo corretto, che nel mio caso è 0x3f. Si tratta quindi di un indirizzo in formato esadecimale. Segnatevelo perché ci servirà in seguito. E ora creiamo un nuovo sketch. La libreria per l'utilizzo del display attraverso l'interfaccia I2C di solito non è installata di default con Arduino. Vado quindi nel menu Sketch Include librerie, Gestione librerie e faccio una ricerca con testo Liquid Crystal. Ora, scorrendo verso il basso, trovo la libreria da usare, che è questa, Liquid Crystal _ I2C. Faccio quindi clic su Installa. E ora si può includere la libreria direttamente dal menu Sketch Include librerie. Ora per utilizzarla creo un'istanza della classe Liquid Crystal I2C, che chiamo LCD.
I parametri in questo caso sono l'indirizzo, che nel mio caso abbiamo visto essere 0x3f, il numero di colonne, quindi 16, e il numero di righe, ovvero 2. Nella sezione Setup vado poi a inizializzare il display col comando lcd init e attivo la retroilluminazione con la funzione backlight. Adesso posso cominciare a scrivere sul display. Come abbiamo visto nel video precedente, con la funzione setCursor si imposta la posizione della colonna e della riga in cui vogliamo posizionare il testo. Ricordate che la numerazione parte da 0. Ora scrivo qualcosa anche nella seconda riga e alla fine metto un loop per evitare che queste operazioni vengano ripetute all'infinito. Ora carico lo sketch e possiamo vedere il display in funzione. Bene, anche per questo video è tutto. Mettete un mi piace se vi è stato utile oppure fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Intanto vi invito a iscrivervi al canale e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Ciao a tutti!